Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per sognare. Io sono Salva e oggi voglio raccontarvi la storia per eccellenza, ovvero quella che pone le basi di tutta la mitologia, di tutta la letteratura mondiale, ovvero l'Iliade. Questo poema omerico che racconta non la guerra di Troia in sé per sé, in quanto la guerra di Troia è durata 10 anni, ma racconta gli ultimi 51 giorni della guerra dettati dall'ira funesta del Pelide Achille. Ma per comprendere perfettamente questa storia e tutto quello che succede in questi 51 giorni è necessario però partire da alcuni elementi fondamentali. Parleremo infatti della storia di Paride, della storia di Elena, del pomo della discordia e di chi fosse effettivamente Achille. Quindi mettetevi comodi perché la nostra storia sta per cominciare. Come dicevo all'inizio del video, per comprendere l'Iliade e quindi per comprendere questi ultimi 51 giorni del 10° anno della guerra di Troia, bisogna però capire come ci si arriva a questa guerra e quali sono i personaggi fondamentali di questa storia. Primo tra tutti abbiamo Paride, principe troiano, figlio di Priamo ed Ecuba. Il principe troiano nasce appunto da Ecuba e alla sua nascita Ecuba ha un sogno premonitore. In questo sogno lei sogna una fiamma che arde e questo andava a simboleggiare la distruzione della città di Troia. Per paura, appunto, Ecuba racconta questo suo sogno premonitore anche a Priamo e di comune accordo decidono di uccidere o comunque decidono che questo bambino non deve crescere a Troia, non deve vivere perché avrebbe sicuramente portato alla distruzione della città. E quindi che cosa fanno? Chiedono al pastore Argelao di prendere il bambino e portarlo sul monte Ida affinché appunto muoia o comunque affinché Argelao lo uccida. Argelao accetta necessariamente la richiesta da parte dei sovrani di Troia e porta il bambino sul monte Ida. Però una volta sul monte non riesce a compiere il gesto atroce, per cui che cosa fa? Decide di abbandonare il bambino sulla montagna, sicuro che comunque una bestia feroce sicuramente l'avrebbe ucciso, e quindi va via. Si racconta che in questi 5 giorni di assenza da parte di Argelao, il bambino in realtà viene accudito da un'orsa. Infatti poi Argelao tornerà sul monte Ida e troverà il bambino ancora in vita. Quindi decide di prendersi cura del bambino e di crescerlo come un figlio. Tant'è vero che Paride, nella sua gioventù, crescerà come un pastore, pascolando pecore, prendendosi cura dei tori e quindi vivrà come un pastore vero e proprio. Durante la sua giovinezza, tra l'altro diventato uno degli uomini più belli del mondo, si innamora della ninfa Enone. La ninfa Enone non era una ninfa qualsiasi, era figlia del fiume Cerbero e della ninfa Troade. Era una ninfa particolare in quanto era a conoscenza delle arti divinatorie, delle arti della profezia impartitole da Rea e anche delle arti della medicina impartitele da Apollo. Questi qua vivono insieme, quindi Enone e Paride vivono insieme. Paride è conosciuto in quel momento là come Alessandro, ovvero il salvatore di uomini, il difensore degli uomini, il difensore delle creature, e vivono una vita appunto pacifica, amorevole, pieni di passione, e da questa unione nasce anche un figlio di nome Corito.
Durante appunto la loro relazione, o comunque durante la giovinezza di Paride, avviene un episodio molto importante, un episodio che poi sarà effettivamente quello che porterà ad una serie di eventi che scateneranno la guerra di Troia. Sto parlando dell'episodio del pomo della discordia. L'episodio del pomo della discordia è un episodio molto importante perché appunto avvia una serie di eventi che porteranno all'inizio della guerra di Troia. Il mito del pomo della discordia prende le mosse con il banchetto nuziale per il matrimonio di Teti e Peleo, i quali saranno poi i genitori di Achille. Praticamente Peleo era il re dell'isola di Egina e il capo dei Mirmidoni. Praticamente a questo banchetto partecipano tutti gli dei, tutti tranne Eris, che non è invitata. Eris è la dea appunto della discordia ed era stata normalmente appunto rimossa dall'elenco degli invitati proprio per evitare possibili disgrazie a questo evento, possibili cose andate storte durante questo evento. Ma Eris ovviamente non è che accetta il non invito tranquillamente, questa si presenta comunque al matrimonio di Teti e Peleo e, senza farsi vedere da nessuno, lancia sul tavolo una mela d'oro. Su questa mela d'oro c'è scritto Calliste, ovvero alla più bella. Questa mela d'oro lanciata sul tavolo con scritto alla più bella provoca una discordia tra tre dee: Atena, Afrodite ed Era. Abbiamo Atena e Afrodite che sono figlie di Zeus e poi abbiamo Era che invece è la moglie. Queste qua si contendono questo pomo e, non riuscendo a venire a capo di questa diatriba, decidono di rivolgersi a Zeus affinché questo ponesse fine a questa diatriba e decidesse chi di queste tre dovesse avere il pomo d'oro, no? Però Zeus vuole tirarsi fuori da tutto questo gioco, no? Da questo gioco di forze, e quindi che fa? Dice che in realtà a scegliere chi tra di loro deve avere questo pomo d'oro è Paride, il più bello tra gli uomini. Così manda Hermes sul monte Ida insieme alle tre dee e dice a Paride che Zeus ha deciso che lui deve scegliere chi tra queste tre dee deve avere questo pomo. E Paride all'inizio vuole, diciamo, togliersi da questa diatriba tra tre dee e vorrebbe appunto dividere la mela tra queste tre in tre parti uguali, ma Hermes insiste che in realtà Zeus vuole che lui scelga e quindi chiede alle dee di spogliarsi e si avvicina a queste tre dee, e ogni volta che si avvicina alle dee queste tentano di corromperlo in qualche modo, offrendogli dei doni. La prima è Atena, che gli offre la forza, la potenza e appunto tutte le arti militari. Poi c'è Era che gli offre ricchezza e la possibilità di diventare appunto quasi sovrano dell'Asia, o comunque di riuscire a governare i popoli dell'Asia. E poi c'è Afrodite che non dona nulla di tutto questo, non dona forza, non dona arti militari, non dona potenza. L'unica cosa che promette in dono a Paride, qualora l'avesse scelta, sarebbe stato l'amore della donna più bella del mondo, ovvero Elena. Elena, figlia di Zeus e di Leto, ma anche figliastra del re di Sparta e al momento anche moglie di Menelao. Paride si fa convincere non solo dalla bellezza di Afrodite ma anche da questo desiderio della carne e sceglie Afrodite. Questa scelta sarà fondamentale perché andrà a cambiare anche un po' le sorti della guerra di Troia, perché da questo momento in poi le dee diciamo che saranno molto influenzanti nella guerra. Quindi abbiamo visto chi era Paride. Ora vediamo invece chi è Elena, la donna promessa da Afrodite a Paride, ovvero la donna più bella del mondo. Elena è figlia di Zeus e Leda, quindi figliastra del sovrano di Sparta Tindaro, ed era famosa per la sua bellezza in tutti i territori della Grecia e quando arriva ad età da marito
tanti saranno i pretendenti da tutta la Grecia a chiedere, a volere come sposa Elena. E infatti Tindaro, il suo patrigno, pensa che qualora lui andasse a scegliere uno o l'altro dei sovrani della Grecia, questo porterebbe ad una guerra civile tra i sovrani della Grecia. Tra i pretendenti della fanciulla vediamo non solo grandi guerrieri o grandi sovrani di tutte le regioni della Grecia, ma vediamo anche Ulisse. Ulisse, che sarà il personaggio principale della seconda opera di Omero, ovvero l'Odissea. Ulisse, che è famoso per il suo ingegno, per la sua astuzia, e anche lui era presso il palazzo di Tindaro quando appunto si doveva scegliere chi sarebbe stato il futuro marito di Elena. Ma Ulisse non era effettivamente interessato ad Elena, lui aveva già messo gli occhi su un'altra donna, un po' meno bella forse di Elena, ma comunque molto più intelligente, ovvero Penelope, che in qualche modo era una parente, diciamo, di Elena. E quindi che cosa fa? Decide di andare da Tindaro e gli dice che l'avrebbe aiutato a capire come sistemare la situazione del futuro marito di Elena, qualora lui gli avesse messo una buona parola nei confronti di Penelope e quindi gli avrebbe permesso di sposare quella donna che lui tanto desiderava. E quindi Tindaro decide di venire a patti con Ulisse e accetta questa sua proposta. In cambio Ulisse gli dice che praticamente avrebbe dovuto lasciare che Elena decidesse quale sarebbe stato il suo futuro marito tra tutti i sovrani, tra tutti i guerrieri della Grecia, e avrebbe dovuto, a seguito di questa scelta, avrebbe dovuto fare un patto con tutti i regnanti, con tutti i sovrani della Grecia, affinché qualora ci fossero stati problemi, quindi qualora non so, Elena fosse stata violata da qualcun altro, qualora fosse stata rapita, tutti sarebbero intervenuti. E così succede. Quindi Elena sceglie tra una miriade di pretendenti Menelao. Menelao, fratello di Agamennone, re di Micene, marito di sua sorella Clitennestra, ed era l'uomo che si considerava il più bello della Grecia. Voi direte, ma non era Paride quello più bello della Grecia? Sì, ma non era un principe, era un pastore, no? E tra l'altro ricordiamo che Troia non è effettivamente in Grecia, ma è l'attuale Turchia, quindi comunque non veniva considerato in quel regno, no? E quindi praticamente Elena sceglie Menelao, questi si sposano ed effettivamente tutti i sovrani e i guerrieri della Grecia fanno questo patto e quindi tutti firmano. Alla morte di Tindaro, Elena e il suo sposo erediteranno il trono di Sparta. Come dicevo prima, l'episodio del Pomo della Discordia sarà l'episodio iniziale che darà inizio ad una serie di eventi che poi porteranno alla guerra di Troia. Un episodio che avviene dopo l'episodio del Pomo della Discordia è quello del ritorno di Paride a Troia. Come dicevo, durante la sua giovinezza lui vive con la linfa Enone, ignaro di essere il principe di Troia. E che cosa succede però? A un certo punto Priamo ed Ecuba decidono di fare dei giochi in onore della morte del loro figlio, perso ormai tanti anni fa, lo stesso Paride, e quindi indicono questi giochi e chiedono ai loro servitori di recarsi sul monte Ida e prendere un toro poi da sacrificare durante questi giochi, e prendono proprio il toro al quale era tanto legato Paride. Paride non acconsente a questa cosa e quindi che cosa fa? Va a Troia proprio per riprendersi questo toro, e durante questi giochi, queste gare tenutesi appunto in onore dello stesso Paride ignaro, in realtà lui sconfiggerà suo fratello Ettore, ma anche l'altro suo fratello Deifobo.
Però Deifobo comunque non è contento di questa sconfitta, perché appunto pensa, cavolo, sono stato sconfitto da un semplice pastore, non sapendo che effettivamente quello è un principe di Troia, e quindi vorrebbe anche ucciderlo, ma viene fermato da sua sorella Cassandra, che aveva la dote della premonizione, che in realtà gli rivela che quello non è un semplice pastore, non è un pastore qualunque, ma in realtà è il principe di Troia che tanti anni fa i suoi genitori avevano lasciato morire sul monte Ida. Quindi si riappacifica con i suoi fratelli e torna come principe a Troia, dove vivrà appunto fino alla guerra. La vita al palazzo di Troia procede tranquillamente, dove abbiamo praticamente Priamo ed Ecopa che regnano Troia, e poi abbiamo i diversi principi, tra cui Ettore, quello che poi è destinato al trono di Troia, e poi abbiamo anche Deifobo e Paride. E durante questo periodo appunto di tranquillità, dove appunto Paride è comunque ancora nella relazione con la ninfa, vediamo che Menelao si reca a Troia per celebrare, per onorare appunto le tombe di alcuni antenati, perché gli era stato detto dall'oracolo di Delfi che in questo modo avrebbero placato l'ira degli dei, e quindi la peste che annientava in quel periodo Sparta sarebbe finita. Paride aveva già in mente che avrebbe rubato la regina di Sparta, Elena, ma non sapeva ancora come, e prende la palla al balzo per stringere amicizia con Menelao, che era andata in visita a Troia, e dice a questo che vorrebbe farsi benedire sulla terra di Sparta per un omicidio che lui aveva commesso quando era piccolo. Menelao, diciamo che cede a questo tranello di Paride, e poco dopo Paride, spinto anche da Afrodite, la quale dopo la scelta del pomo della discordia sarà sempre a fianco di Paride, salpa alla volta di Troia, nonostante Enone sia in lacrime perché sa che questo sarà un elemento fondamentale, sarà un momento molto importante che porterà alla guerra e poi eventualmente anche alla morte di Paride. Quindi Paride salpa la volta di Sparta, e una volta arrivato a Sparta, come tradizione, come era usanza nel mondo greco, Menelao offre a Paride l'ospitalità e quindi fa banchetti in suo onore, fa delle cerimonie in suo onore che durano 9 giorni. E guarda caso in questo periodo però Menelao è chiamato a Creta perché doveva celebrare i riti funebri per la morte di suo nonno. Guarda caso avviene proprio in questo periodo. Quindi che cosa fa? Menelao lascia Sparta dicendo a sua moglie di prendersi cura lei dell'ospite, e Paride approfitta proprio di questo momento, proprio di questa occasione dell'assenza del sovrano, per ammaliare Elena. In alcune versioni Elena non sarà ammaliata da Paride, ma Paride semplicemente rapisce Elena. Però appunto nella storia più comune, in quella più classica, i due si innamorano proprio in questa occasione per poi lasciare Sparta definitivamente prima del ritorno di Menelao, e Paride, oltre a rubare la moglie del sovrano, ruba anche molte ricchezze dal palazzo di Sparta, e quindi doppiamente va a ledere quello che era il principio fondamentale dell'ospitalità. Menelao sa della fuga appunto di Paride e sua moglie prima ancora di tornare a Sparta, così si rivolge ad Agamennone, il quale appunto indice una riunione tra i sovrani regnanti di tutta la Grecia, perché appunto devono portare avanti quel patto di Tindaro che avevano firmato anni prima al matrimonio tra Menelao ed Elena. Certo, i sovrani di tutta la Grecia avevano fatto questo patto che prevedeva l'intervento in caso di rapimento della donna, o comunque in caso di violazione dell'onore dei due sposi, ma quando arriva il momento di mettere in atto questo patto, non tutti i sovrani della Grecia erano così pronti a partire e ad intervenire.
e ci saranno due personaggi che poi saranno i personaggi fondamentali, diciamo, di tutti gli episodi che si alterneranno all'interno dell'Iliade, e questi due personaggi sono appunto Ulisse e Achille. Ulisse, come appunto abbiamo detto in precedenza, era sposo di Penelope e viveva ad Itaca con appunto Penelope, il cane Argo. E appunto, a proposito di Ulisse, vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il video lungo sull'Odissea presente sul mio canale. E quindi al momento dell'inizio di questa guerra, quindi al momento del rapimento di Elena, lui era appena diventato padre di Telemaco, e quindi non si sognava minimamente di partire in guerra e lasciare la sua famiglia così, anche perché gli era stato detto, appunto, c'era stato un oracolo che gli aveva detto che se fosse partito per questa guerra non sarebbe tornato se non dopo tantissimi anni e dopo tantissime peripezie, per cui l'ultima cosa che voleva fare era quella di lasciare Itaca, no? E di andare appunto a combattere per l'onore di Menelao. E quindi che cosa fa? Quando i guerrieri di Agamennone e Menelao si presentano ad Itaca, lui finge di essere pazzo, e infatti questi lo trovano che lui va con l'aratro, invece di seminare appunto i semi, stava seminando sale, e quindi inizialmente questi pensano che magari qualche rotella a posto proprio non ce l'aveva, ma poi pensano che effettivamente si tratta di Ulisse, l'uomo più scaltro del mondo. Alcuni pensano sia anche figlio di Sisifo e quindi il sovrano, quello, no, che aveva ingannato la morte. E quindi pensano di trarlo in inganno, provare a diciamo a smascherare questo inganno che Ulisse stava portando avanti. E quindi che cosa fanno? Mettono appunto sul campo che questo stava seminando con l'aratro Telemaco ancora in fasce, e pensano: se questo è effettivamente pazzo ci passa su con l'aratro, se non è effettivamente pazzo a un certo punto si bloccherà. E così succede. E infatti Ulisse si blocca quando vede Telemaco appunto sul suo campo, e quindi questi guerrieri, questi messaggeri di Agamennone e di Menelao lo smascherano, e lui sarà costretto a prendere parte alla guerra. E sarà anche un personaggio fondamentale per quanto riguarda il richiamo alle armi, per così dire, di Achille. Achille, come dicevo prima, è figlio di Teti e di Peleo ed è un semidio, perché quando era piccolo sua madre Teti decide di immergere il suo corpo nello Stige tranne il tallone, e appunto il tallone d'Achille è famoso perché è il punto debole di questo eroe, e la madre sapeva che appunto sarebbe morto in guerra, e per evitare tutto ciò decide di nasconderlo a Sciro presso il re Licomede. Il re Licomede aveva tantissime figlie, e quindi nascondono Achille tra queste figlie vestendolo da donna, e prenderà il nome Pira, che significa la fulva, ed è proprio per i suoi capelli, e praticamente questo sarà mascherato da donna tra appunto le figlie del re Licomede. E Ulisse, che sa che Achille si nasconde presso questo sovrano, si presenta a Sciro e porta tantissimi doni per le figlie del re Licomede, e tra questi doni porta tantissimi gioielli e anche una spada. E istintivamente tutte le figlie del re sono attratte da questi gioielli, tutte tranne Pira, appunto Achille travestito da donna, il quale subito viene attratto invece dalla spada. E quindi Ulisse decide di tendere un inganno ad Achille e finge un attacco, e proprio perché appunto aveva finto questo attacco, Achille istintivamente prende la spada, la sguaina e quindi viene smascherato, e anche lui sarà quindi costretto in questo modo a prendere parte alla guerra a comando dei Mirmidoni, ovvero i guerrieri più potenti di tutte le isole greche. Inizia così la lunga guerra di Troia, una guerra che appunto durerà 10 lunghi anni. In questi 10 lunghi anni non c'è una propria prevalenza tra i due eserciti, tra quello greco e quello troiano,
e tutto procede appunto con l'aiuto anche degli dei e si ha quasi un momento di stallo, un momento di parità. L'Iliade racconta appunto non tutta la guerra di Troia, tutti questi 10 anni, ma gli ultimi 51 giorni dettati dall'ira funesta del pelide Achille. Ma perché appunto si arriva all'ira funesta di Achille? Che cosa è successo? Succede che praticamente durante il 10° anno Crise, sacerdote di Apollo, si reca alla tenda di Agamennone per richiedere la restituzione di sua figlia Criseide. Ma Agamennone, quando vede Crise, l'anziano Crise, non accetta la richiesta del vecchio e anzi lo scaccia, gli dice di non tornare più nella sua tenda, di tornare alle navi e che non avrebbe mai restituito Crise. E a quel punto Crise va appunto sulle rive del mare ed invoca Apollo, in quanto lui era appunto sacerdote di Apollo, e gli chiede di intervenire, di punire Agamennone per questo affronto. Apollo accetta appunto questa richiesta da parte di Crise e scocca le sue frecce velenose e sull'esercito greco scende la piaga della peste che decima tantissimi soldati achei. A questo punto però, dopo 10 giorni, Achille convoca l'assemblea dei capi per appunto capire il perché di questa piaga, il perché di questa peste. E durante questa assemblea c'è l'indovino Calcante che rivela le cause della peste e dice che praticamente le cause della peste sono correlate all'ira di Apollo per l'oltraggio nei confronti di Crise, in quanto Agamennone non voleva rilasciare Criseide. E Achille sta quasi per ammazzare Agamennone, ma interviene Atena, che comunque difende sia Achille sia Agamennone e gli dice che molto presto verrà un momento in cui potrà appunto soddisfare la sua ira nei confronti di Agamennone, per cui lo lascia stare. E Agamennone inoltre aggiunge che va bene, ok, restituirà Criseide a Crise proprio per far calmare l'ira del dio Apollo, ma non vuole rimanere senza una schiava, senza una serva, e che quindi avrebbe preso la serva di Achille, Briseide, per non restare appunto senza una donna. Ovviamente questo fa infuriare Achille, il quale gli dice che qualora lo avesse fatto avrebbe lasciato l'esercito acheo senza i suoi mirmidoni e quindi non avrebbe più combattuto a fianco di Agamennone. Ma ad Agamennone non interessa tutto questo, lui vuole prevalicare, lui vuole dimostrare che appunto è un sovrano forte, per cui dice ad Ulisse di portare Criseide a Crise e di andare a prendere effettivamente la schiava di Achille, Briseide, e portarla nella sua tenda. Questo ovviamente fa infuriare tantissimo Achille e accende appunto l'ira funesta, e Achille quindi invoca sua madre Teti e le chiede a Zeus di intervenire affinché gli Achei possano risentire della sua assenza e che quindi possano rendersi conto, e che Agamennone quindi possa rendersi conto del grave sbaglio che ha commesso. Teti quindi successivamente risale nell'Olimpo e chiede a Zeus di appunto far vedere agli Achei che la presenza di Achille è fondamentale e che quindi avevano commesso un grave errore. Ma a tutto questo assiste Era, la moglie di Zeus, che dopo il pomo della discordia era comunque sempre stata contro i troiani e quindi a favore degli Achei, e si adira per la richiesta fatta da Teti nei confronti di Zeus e quindi vorrebbe che Zeus non esaudisse la preghiera di Teti, ma Zeus a questo punto la zittisce e manda a Agamennone in sogno, un sogno quasi, non un sogno premonitore, ma un sogno che fa deviare, diciamo, le sue idee nei confronti appunto della guerra.
Quindi Zeus invia un sogno ad Agamennone per indurlo ad attaccare i troiani, in modo tale da far sentire loro la mancanza di Achille nel momento cruciale della battaglia. Dopo aver convocato l'assemblea dei capi, Agamennone racconta il sogno e dice loro quello che ha intenzione di fare, e la sua intenzione è anche di ritirarsi subito dopo. Tutti i re achei sono contenti di questa idea da parte di Agamennone, ma interviene a questo punto Era, che è ancora infuriata appunto con i troiani, e manda Atena a parlare con Odisseo, che accoglie l'invito della dea ad incitare tutti i suoi compatrioti e a persuaderli a non interrompere l'assedio. Odisseo e Nessore convocano una nuova assemblea ed esortano i greci a prepararsi alla battaglia. Intanto Iris, la messaggera degli dei, si reca all'assemblea dei troiani ed informa Ettore dei preparativi dei nemici. Durante uno scontro tra i due eserciti si fa avanti Paride per affrontare Menelao, ma non appena Paride vede appunto Menelao, fugge. Ettore vede tutta questa scena e si infuria con Paride perché appunto gli dice di prendere coraggio. A questo punto Paride prende coraggio ed effettivamente accetta di presentarsi al duello con Menelao. Durante questo scontro corpo a corpo Menelao sta avendo la meglio tra i due, ma che cosa succede? Nel momento in cui Menelao sta per uccidere Paride, interviene Afrodite, che dopo l'episodio del pomo della discordia avrà sempre a cuore Paride. E che cosa fa? Manda una sorta di nebbia per appunto depistare Menelao, così Paride riesce a fuggire e ritorna all'interno delle mura di Troia. Menelao a questo punto è infuriato al massimo, ovviamente, perché appunto vorrebbe riprendersi l'onore dopo che Paride gli ha tolto la moglie e i suoi beni, e quindi non accetta il fatto che Paride sia tornato all'interno delle mura di Troia e lui non abbia potuto ucciderlo, ma interviene Agamennone che dice che comunque questo duello sia stato vinto appunto da Menelao proprio perché Paride è scappato e questa guerra deve finire al più presto possibile. A questo punto tutti gli dei sono radunati intorno a Zeus, che aveva promesso a Teti di salvare Troia, ma Era, come ben sappiamo, ha l'obiettivo di punire Paride e tutti i troiani, e quindi che cosa fa? Invia Atena tra i troiani ed invita Pandaro a scagliare una freccia contro Menelao. Questo quindi viene ferito e la guerra ricomincia. Seguono una serie di scontri corpo a corpo. Pandaro colpisce Diomede, che però è aiutato dalla dea Atena, e quindi riuscirà a sconfiggere il troiano. Ad un certo punto Diomede sta per uccidere anche Enea, che è figlio di Afrodite, ma interviene Afrodite che lo salva, ma a sua volta viene ferita. Insomma, quindi in questo momento non c'è solamente uno scontro tra uomini, ma c'è anche uno scontro tra dei che salvano e aiutano uno o l'altro esercito. In questo momento i troiani stanno avendo la meglio in battaglia ed Ettore, principe di Troia, figlio di Priamo e fratello di Paride, sotto consiglio dell'indovino Eleno, torna in città affinché possa chiedere a sua madre e alle matrone di Troia di fare preghiere alla dea Atena per placare la sua ira. Ma vedremo che Atena non accetta queste preghiere. Poi Ettore all'interno delle mura vedremo che incontrerà Paride che sta pulendo le sue armi e lo rimprovererà per non presidiare all'interno della guerra, per non scendere in battaglia, ma ci sarà anche un altro incontro molto struggente in questo momento all'interno appunto dell'Iliade, che è l'incontro tra Ettore e Andromaca. Andromaca viene appunto vista da Ettore sulle porte Scee, che sono le porte della città, con in braccio suo figlio appena nato Astianatte. Questo è un momento molto struggente per quanto riguarda l'Iliade, in quanto durante questo incontro appunto Andromaca, piangendo appunto, parlerà con Ettore e gli dirà quali sono le sue paure, i suoi timori, e gli dirà che lei sa quello che sarebbe successo qualora appunto gli Achei fossero riusciti non solo ad ucciderlo, ma anche a prendere Troia. Gli dice che appunto lei sarebbe diventata una schiava, la schiava dai Greci, e che suo figlio Astianatte sicuramente sarebbe morto,
mandato giù dalle porte della città o addirittura fatto schiavo e poi effettivamente ucciso. E gli chiede di non scendere in battaglia affinché appunto Troia abbia sempre e comunque un comandante, ma Ettore non vuole essere vile nei confronti dei suoi concittadini, per cui non ascolta le parole di Andromaca e decide di tornare in battaglia. Dopo questo momento straziante, Ettore torna in battaglia e sfida a duello gli Achei. Tra tutti accetta la sfida corpo a corpo Menelao, ma questo sarà trattenuto da Agamennone, in quanto Agamennone sa che qualora Menelao avesse duellato in uno scontro diretto con Ettore sicuramente sarebbe morto. Dopo una lunga esortazione da parte di Nestore si fanno volontari 9 guerrieri. Tra questi viene estratto il nome di Aiace e Telamonio, ma lo scontro con Ettore termina senza nessun vincitore. A questo punto, per onorare i cadaveri e costruire una cinta intorno alle mura achee, i troiani appunto gli danno la possibilità di una pausa, la possibilità di ritirarsi. I troiani anche si ritirano all'interno delle mura della città e fanno un'assemblea. Durante questa assemblea i grandi più potenti all'interno di Troia decidono che Paride deve restituire Elena e anche tutto quello che lui aveva rubato a Sparta, ma Paride si rifiuta dicendo che avrebbe solamente restituito i gioielli e avrebbe aggiunto dei propri, ma non avrebbe mai rilasciato Elena in quanto appunto lui ne era innamorato. Agamennone, agitato per le sorti dei suoi eserciti, decide di convocare i capi greci. Invita Domede a spiare il campo dei troiani. A questo punto la battaglia è incerta. Agamennone è furioso ed Ettore sprona i troiani a combattere con forza contro l'esercito acheo. Ettore affronta prima Diomede, che lo stordisce, ma poi viene ferito da Paride. Poi sarà la volta di Ulisse, ma anche questo non riesce ad affrontare effettivamente Ettore. Intanto Achille manderà Patroclo alla tenda di Nestore per capire l'andamento della guerra. Nestore racconta a Paride le morti atroci degli Achei e chiede a Paride di scendere in guerra indossando le armi di Achille. Intanto Poseidone approfitta di un momento di distrazione di Zeus per soccorrere i greci e infondere loro del coraggio. Nestore quindi si reca alla tenda di Agamennone per capire l'umore dei capi. In questa occasione Agamennone propone ancora una volta di andare via, ma Ulisse ancora una volta si ribella. Intanto Era, sempre più ostinata nel suo supporto per i greci, inganna Zeus e lo fa addormentare, così che Poseidone possa intervenire in soccorso degli Achei. Quando Zeus però si sveglia, si accorge dell'inganno e quindi minaccia Era di punirla amaramente e fa lo stesso con Poseidone. Quindi questi due a questo punto decidono di ritirarsi dalla guerra. Quindi Patroclo prima era andato alla tenda di Nestore per capire un po' l'andamento della guerra, spinto anche dalla richiesta di Achille, e una volta che torna alla tenda di Achille gli racconta quello che sta succedendo sul campo acheo, che appunto i greci stanno perendo durante questa guerra e che i troiani stanno avendo la meglio, e quindi accoglie la richiesta di Patroclo di indossare le sue vesti e di scendere sul campo per mettere paura ai troiani. Accoglie questa richiesta, ma gli dice anche di non spingersi oltre, di rimanere sulle mura solo per spaventarli, per fargli vedere che comunque Achille è tornato e che quindi adesso le sorti della guerra sarebbero cambiate. Ma Patroclo appunto indossa le sue armi e non rimane lontano dalla guerra, non rimane solamente lontano giusto per farsi vedere, ma effettivamente scende in campo, e questo suo andare in guerra sarà fatale
per Patroclo, in quanto appunto in un duello corpo a corpo con Ettore, dopo una serie di interventi, una serie di lotte, ferisce a morte Patroclo, il quale prima di morire rivelerà ad Ettore che i suoi giorni appunto non saranno, la sua vita non sarà lunga, ma sta per morire per mano di Achille. Dopo questo episodio appunto ci sarà una tregua e appunto gli Achei porteranno verso le tende il corpo di Patroclo e annunceranno ad Achille, che comunque già aveva una sensazione abbastanza negativa per quanto riguarda appunto l'intervento di Patroclo nella guerra, gli diranno che appunto Patroclo è morto per mano di Ettore. E a quel punto Achille è ancora di più infuriato e mette da parte un po' l'orgoglio e mette da parte a questo punto quello che era il motivo della sua assenza sul campo di battaglia e decide appunto di ritornare in guerra, perché adesso il suo obiettivo è quello di uccidere il principe troiano che aveva ucciso il suo compagno d'armi, il suo fedele discepolo Patroclo e quindi poi per mettere effettivamente una volta per tutte fine a questa guerra inutile. A questo punto sia i troiani che gli Achei si preparano alla guerra e al terribile ritorno di Achille. Anche Zeus acconsente allo scontro tra gli dei. Apollo, Artemide, Afrodite e Leto si schierano con i troiani, mentre Ermes, Atena, Poseidone, Era ed Efesto con gli Achei. Achille si batte con Enea, ma non lo uccide, perché questo viene aiutato da Poseidone, in quanto appunto gli dei avevano già predetto che Enea sarebbe poi fuggito da Troia e avrebbe poi con il tempo fondato quella che poi sarà Roma, no? Achille allora si batte contro Ettore, ma questa volta Ettore viene salvato da Apollo. Quindi Achille batte la sua furia contro il resto dei troiani e ne fa una strage. Achille uccide molti troiani attorno al fiume Scamandro, dove getta i corpi. Il dio del fiume Scamandro poi si infuria per l'atteggiamento insolente di Achille e lo prega di continuare la sua strage altrove, ma ovviamente Achille lo ignora. A quel punto il dio del fiume si infuria e gli scaglia contro le acque. Achille si spaventa e fugge. Achille viene tratto in inganno da Apollo, che ha assunto le sembianze di Agenore, e lo insegue lontano dalle porte scee, in modo tale che i troiani possano rientrare nelle mura. Rientrano tutti i troiani tranne Ettore. E a quel punto appunto sulle mura, sulle porte scee, vediamo che ci sarà Priamo, Ecuba, ma Andromaca non vuole assolutamente guardare e i genitori lo incitano a rientrare anche lui nelle mura e a non restare solo con appunto l'esercito acheo fuori dalle mura, ma Ettore assolutamente non scende a patti, non vuole assolutamente essere considerato un codardo dai suoi compatrioti, dal suo popolo, perché a quel punto avrebbe significato lasciare appunto la città di Troia indifesa, perché lui era il capo dell'esercito troiano e quindi decide di rimanere fuori dalle mura scee. Quando finalmente Apollo si rivela nella sua divinità ad Achille, l'eroe greco avvista da lontano Ettore e corre verso di lui. Il troiano, terrorizzato, fugge. 3 volte i due fanno il giro delle mura della città. Atena dà ad Achille ambrosia e miele per incuterli, per infondergli appunto vigore. Arrivano effettivamente ad uno scontro corpo a corpo e in questo scontro corpo a corpo, prima di cominciare, Ettore chiede ad Achille una cosa molto importante, una cosa che era ritenuta ovvia e che era la base della cultura greca, ovvero che praticamente chi dei due fosse morto avrebbe avuto gli onori funebri, e quindi chiede ad Achille
che qualora appunto lui fosse morto durante questo scontro, gli chiede di poter avere una giusta sepoltura, ma Achille infuriato appunto per la perdita di Patroclo gli nega il consenso di questo rito e inizia il duello. Il duello inizia, un duello a corpo, e a un certo punto Achille infilerà appunto la sua spada tra il capo e il collo di Ettore, uccidendolo. Ma la cosa peggiore avviene adesso, in quanto appunto era sacro per un guerriero ricevere i riti funebri e le celebrazioni funebri, che duravano circa 10 giorni, circa 12 giorni, e Achille, non avendo appunto accettato prima del duello la richiesta da parte di Ettore, fa una cosa ancora peggiore, fa scempio del corpo del principe troiano, lega il cadavere al suo carro e fa il giro delle mura di Troia prima poi di ritornare al campo acheo. A questo punto gli dei si riuniscono in un'assemblea e deliberano che Achille deve restituire il corpo di Ettore ai suoi familiari. Teti racconta ad Achille la decisione presa dagli dei e intanto la messaggera Iride comunica a Priamo di recarsi nella tenda di Achille per chiedere la restituzione del corpo di suo figlio. Così di notte Priamo, guidato anche da Hermes, si reca nel campo acheo ed entra di nascosto dagli altri achei, entra nella tenda di Achille e non appena entra si inginocchia davanti al grande guerriero greco e lo supplica di restituirgli il corpo del figlio affinché appunto possa quantomeno celebrare la sua morte e le sue gesta di quando era in vita. Quando Achille vede Priamo, gli viene in mente suo padre Peleo, che appunto era morto giovane, e ha una sorta di prova pietà nei confronti di Priamo e quindi accetta di restituire il cadavere di Ettore. E appunto l'Iliade si conclude con il ritorno di Priamo dentro le mura di Troia e con le celebrazioni funebri per Ettore. Sì, amici, l'Iliade si conclude così e so che per voi può sembrare strano perché siete abituati all'idea che l'Iliade si concluda con la presa di Troia, il cavallo di Troia, ma di fatto l'Iliade, come scritta da Omero, termina proprio con i riti funebri per Ettore, non c'è nessun cavallo di Troia e anzi l'episodio del cavallo di Troia è semplicemente accennato un pochino nell'Odissea, ma di fatto Omero non ne parla né nell'Iliade né nell'Odissea stessa, lo accenna soltanto. Saranno solamente alcuni autori successivi che parleranno della presa di Troia e appunto dell'inganno di Odisseo con questo cavallo di Troia. Ma si conclude appunto con i riti funebri, l'Iliade. Questo era il racconto di oggi. Io ho terminato tutte le informazioni appunto in merito all'Iliade. Spero che questo video vi sia piaciuto e lasciatemi un commento per quanto riguarda appunto questa guerra, che cosa ne pensate, se effettivamente Ettore meritava di morire così. Io sono sempre stata team Ettore e cioè, la morte di Ettore in battaglia così per me è scioccante e quindi no, per me Ettore doveva essere ancora in vita, però lasciatemi un commento e ditemi che cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!